la situazione è tesa. Ed eccoci di nuovo qui, circondati da delle meravigliosissime Predators. Sono sul circuito trazione volari per la mia seconda gara. Per questa volta cambiamo vettura. Anziché correre con la PC15 che ho usato l'altra volta, correrò con la PC10. Sono curioso di vedere le differenze velocistiche, le differenze di guida, le differenze di sensazioni, insomma tutte le differenze che ci sono rispetto a quella macchina. Intanto è tardi, tra un'ora devo entrare in pista, quindi la prima cosa da fare è la prova sedile per vedere se ci sto. Posizione fatta, manca mezz'ora all'ingresso in pista, devo piazzare le telecamere, cambiarmi e poi entrare. Ci sono 36 gradi percepiti. Cioè, voi avete visto la roba che ho addosso? Sotto tuta e tuta. Fa un caldo, ma un caldo. Primo turno finito, si è fortemente a rischio colpo di caldo. Voi non avete idea del caldo che fa. Ho fatto 1.28,8 come best. Per stare davanti bisogna fare 27 basso. Adesso nel giro di un'altra prova libera e la qualifica bisogna cavare giù almeno un secondo e mezzo. Tempi alla mano. Tempi alla mano, io prima ho rodato, poi infatti fa schifo. Ma non è però vero. l'ho preso no, è vero. Le solite scuse. È vero. Però ho visto te, visto girare prima, mi sembrava che scendevi costante, o sbaglio? 28,8 ho fatto. Io ti ho preso fino a 29,2 che ho visto. Tanto io un mega grazie gigante colossale a il buon Colombo qua di fianco a me. Perché se ho un casco così figo è il mio, se va forte è merito mio. No scherzo, bravo Albert. Mi ha prestato il casco perché voi non sapete, ma i caschi da moto sono diversi da quelli di auto. Poi farò un video in cui faccio una comparativa. Sì, perché sono molto più stretti di visiera. Anche lui mi stava spiando, maledetto. Io? Eravamo tutti e due su. Ah, che passa Alberto? Schiaccia. Questa che vedete qua è la PC08 della Sim Racing Motorsport, quella che ormai conoscete perché ci ho fatto un sacco di video. Come vedete hanno cambiato le grafiche, l'hanno colorata, è diventata più bella. Ma avete anche fatto un mega upgrade, avete messo il cambio elettronico. Esatto, cambio elettronico. Questo dispositivo qui, LTS, il nostro marchio. Tramite un sensore sul cambio riusciamo a cambiare le marce senza usare la frizione. Si possono regolare in millisecondi. Abbiamo fatto alcuni test, da 80 siamo passati a 55, adesso abbiamo messo 45. Lui è il mago smanettone che ha disegnato tutti i pezzi. Insieme a quel pazzo lì che lo programma. Come avete visto ho fatto un giretto per il paddock a fare un po' di chiacchiere con gli altri piloti. E il bello di questo campionato è che anche se siamo avversari comunque ci si aiuta l'un l'altro in qualche modo. Pensavo peggio, nel senso che ho girato, come dicevo, un 28,8, il più veloce ha fatto 27,9, quindi sono lì. Per essere la prima volta che guido questa macchina su questa pista è un buon punto di partenza. Adesso mi rimetto il casco perché tra 10 minuti si rientra. Ecco, prima di entrare naturalmente ho dato un feedback sulla guida. Tende a intraversarsi tanto dietro, è veramente instabile, quindi andiamo a indurire la barra antirolio anteriore in modo da dare più stabilità dietro. Vedete, questa qua è la barra antirolio. Indurendo davanti si limita il rollio della macchina, che il rollio è questo movimento qua, quindi indurendo si va a ridurre. Riducendo il rollio davanti si riduce il sovrasterzo dietro. Appena finito il turno, ciao! Ciao, se mi fai l'autografo e se possiamo fare la foto.
Ma che bello, ma sono io quello. Ma che figo, grazie, volentieri. Non so fare due cose insieme, quindi vai, tu riprendi io. Dicevo, finito il turno, ho fatto 1.27.6, quindi ho tirato giù un secondo e 2. Abbiamo provato a fare un po' di modifiche, quindi prima abbiamo indurito e indurendo era troppo dura davanti. Non avevo più il sovrasterzo ma avevo tanto troppo sottosterzo. Allora ho detto ammorbidiamo di 2 giri, quindi mettiamola più morbida di prima. E il risultato è che adesso davanti avevo un grip eccezionale, quindi molto bello, ma quel grip davanti andava a destabilizzare il dietro. Quindi sì, si riusciva ad andare forte, ma è un setup che sbagli una virgola e hai perso un'eternità. Adesso cerchiamo di capire cosa fare. Abemus papam. Induriamo di mezzo giro. Induriamo di mezzo giro? Sì, Va bene. perché adesso era troppo morbida, quindi avevo veramente tanto grip davanti ed era bello, però il dietro non ce la faceva stare dietro. Quindi rispetto a come siamo partiti stamattina, saremo più morbidi di mezzo giro. Esatto. Tra 20 minuti iniziano le qualifiche, qua la situazione è tesa perché guardate cosa arriva là. E stanno già cadendo le prime goccioline. Sono goccioline che non fanno niente, però se quella nuvola lì arriva qua entro 20 minuti è un bel disastro. Se già si intraversa sull'asciutto, figuriamoci sul bagnato.
Quanto hai fatto, maledetto? 27,299. 27,2. Complimenti. 299. Bravo. Bella cazzo, bella. Io 27,5. E io come sono messo? Sei messi di tu. Secondo? Ce la giochiamo! Questo era l'ultimo giro, a meno che all'ultimo giro qualcuno non ha fatto altro. No, minchia, non si sta più in strada alla fine. infatti. Io non me ne accorgo che piovesse. Continuavo a tirare. L'ultimo giro ho visto un secondo in più e ho detto c'è qualcosa che non va. Infatti mi sono rincoglionito tutto d'un tratto. Bravo, bravo. Bene, bravo anche Poi mi tu. dici cosa hai fatto al setup? Niente, solo gas. Esatto, Bravo. tutto piede, tutto piede. Bravissimo. Sarà guerra! Che spettacolo, che spettacolo! Nonostante sia la prima volta che guido questa PC010, perché finora ho guidato solo PC08 e PC15, sono riuscito a trovare subito il giusto feeling e in qualifica ho conquistato un secondo posto di categoria che mi rende felicissimo. Ed è stata comunque una qualifica combattutissima perché il pilota dietro di me ha fatto il mio stesso identico tempo, spaccato al millesimo. E oltre a ciò siamo 5 piloti racchiusi in soli 3 decimi. Nella griglia di partenza domani partirò dalla sesta posizione, in quanto nelle prime 4 si sono classificate 4 Predators PC15, vetture di ultima generazione che, come ho già spiegato negli episodi precedenti, sono più performanti e qui vanno 2 secondi e mezzo giro più forte. Ma di loro mi interessa poco perché naturalmente per le PC010 esiste una classifica dedicata, quindi l'obiettivo di domani sarà quello di mettermi dietro tutte le PC010 per vincere la classifica dedicata. Ce la farò? Riuscirò finalmente ad azzeccare la partenza? Lo scoprirete nelle prossime puntate. L'unica cosa che vi posso anticipare è che le 2 gare che vedrete saranno come sempre un concentrato incredibile di sorpassi, sportellate, traversi e colpi di scena inimmaginabili.